Amici di 10 su 10, oggi una cosa spettacolare. La mazza chiodata. Allora, questa, la vedete? Originale. Guardate che bella. Questa è una mazza chiodata del Chad. Mentre molti di voi mi hanno scritto in tanti commenti che esistono tanti tipi di difesa personale in caso che qualcuno volesse, quando io avevo fatto il video dove parlavo del bastone telescopico o dello sfollagente o di tutto quello che si potesse usare in casa, io avevo promesso che vi avrei fatto un video dove appunto parlavo della mazza chiodata. Questa mazza chiodata ha una storia molto particolare perché arriva dal Chad. Questa mazza me la regalò, la portò, non che me la regalò, mio nonno quando fu nel Chad per motivi di lavoro, e appunto la portò a casa e con gli anni poi io, amante delle armi, presi subito questa mazza. Ecco, questa mazza che si può dire? È in legno. Il legno è bello, sentite? Il legno è bello tosto. Chiaramente uno di questi affari qua nelle gambe può fare male. Chiaramente diciamo che non è che c'è molto da dire, cioè basta guardare e già si capisce la leggerezza. Vabbè, quello non lo potete vedere, la leggerezza ma la durezza allo stesso tempo del legno. Ecco, l'unica cosa è che col tempo forse un po' si è crepato, quindi si è formata questa crepa che però viene tenuta comunque da delle fasce in acciaio, che sembrano un acciaio o un ferro veramente molto resistente, perché una volta le facevano in maniera molto resistente. E questi chiodi, anche i chiodi purtroppo arrugginiti, perché non avendo potuto pulirli o mettermi lì, anche perché soffro di una artrosi al dito, al pollice destro, quindi mettermi a pulire ogni singolo chiodo può crearmi dei problemi. Io l'unica cosa che vi voglio dire è che veramente questo è uno di quei capolavori, diciamo, di difesa personale che preferirei non incontrare mai. Se qualcuno dovesse mai venire incontro a me per qualche motivo o cercare una sfida di qualsiasi genere che potesse compromettere, insomma, il legno molto resistente. Trovare questa mazza non è neanche facile. Io ho cercato su internet, si trovano bastoni chiodati, volendo si possono trovare. Più che altro da collezione, non credo che ci si possa giocare a baseball, anche perché penso che spaccheremo le palline. Incute timore, quello sì, quello poco ma sicuro. Però io direi che più che incutere timore lo metterei come esposizione, perché io ce l'avevo in esposizione e tra l'altro adesso gli do una bella strigliata, una bella pulita per quanto riguarda almeno il legno, e poi lo rimetto nei gingilli che ho. Io chiaramente un posto umido e poi un posto caldo, il caldo e il freddo tendono comunque al legno sia a dilatarlo che poi alla fine magari a creare delle crepe. Questa era la recensione del mio bastone del Chad, perché anche questo è stato preso là. È un bastone chiodato che arriva dal Chad, o comunque è sempre dei Tuareg, perché appunto tutto quello che io ho arriva da quelle parti lì. Tra l'altro ho anche delle lance molto interessanti da farvi vedere. E niente, vi volevo anche vedere una piccola storia, sempre che poi abbiate voglia e tempo di seguire la mia storia. E mi raccomando, lasciate un like e mettete segui, mi farebbe molto molto piacere. L'esposizione è ottima, niente che più. L'esposizione, dai, se no qua veramente si rischia forte. Bella massiccia. A voi. La mazza chiodata del Chad è un'arma che richiama l'idea delle armi tribali tradizionali, spesso associate a culture africane.
Tuttavia, una mazza chiodata non è propriamente un'arma tipica del Chad, quanto più una rappresentazione di armi, rudimentali utilizzate in vari contesti, storici e geografici. Nel Chad, come in molte altre nazioni africane, le armi tradizionali includevano lance, scudi, archi e bastoni da combattimento. Questi erano spesso decorati e avevano un significato rituale o cerimoniale, oltre che pratico. Non erano comuni nelle culture del Ciad, ma potrebbero essere reinterpretazioni moderne o simboliche. In genere, le armi tribali tendevano ad essere più semplici e adattate alle risorse locali.